Cari amici, benvenuti in questo nuovo video. Oggi affronteremo un argomento affascinante che ha profonde implicazioni nella teologia cristiana e che si collega al mondo del buddismo. Parleremo del dualismo, una concezione filosofica o teologica che sostiene l'esistenza di due principi contrapposti fra loro, come il bene e il male, o la luce e l'oscurità. In particolare, ci soffermeremo sulla presunta distanza tra Dio e uomo, che, ancora oggi, da molti è ritenuta abissale. Cominciamo con il concetto di dualismo nella teologia cristiana. Spesso, molte tradizioni cristiane hanno enfatizzato la separazione netta tra Dio e l'uomo. Questo dualismo ha radici antiche e ha influenzato profondamente la comprensione del divino. Un'espressione significativa di questo dualismo si trova in alcune correnti dell'ognosticismo, un movimento religioso che emerse nei primi secoli dell'era cristiana. Gli gnostici affermavano una netta distinzione fra la divinità suprema e il mondo materiale, considerato intrinsecamente corrotto. Alcuni padri della Chiesa, come Ireneo di Lione, affrontarono e criticarono le dottrine gnostiche, difendendo l'idea di un legame più stretto tra Dio e l'umanità. Tuttavia, nel corso della storia cristiana, la tendenza dualistica di separare il divino dal materiale, l'assoluto dal contingente, ha influenzato varie correnti di pensiero. Il neoplatonismo, una filosofia che integrava elementi del pensiero di Platone con influenze orientali, esercitò un impatto sulla teologia cristiana, specialmente attraverso figure come Agostino d'Ippona. Agostino, nonostante le sue contribuzioni fondamentali alla teologia cristiana, introdusse alcune concezioni dualistiche, sottolineando la caduta umana e la distanza tra l'uomo e Dio a causa del peccato originale. Inoltre, durante il periodo medievale, la teologia scolastica, influenzata dalle opere di filosofi come Tommaso d'Aquino, affrontò la relazione fra la natura umana e la divinità. Sebbene Tommaso cercasse di mediare fra fede e ragione, alcuni aspetti della sua teologia potrebbero essere interpretati come enfatizzanti la distanza ontologica tra Dio e l'umanità. Queste influenze hanno contribuito a plasmare la comprensione di molte tradizioni cristiane sulla relazione fra il divino e l'umano, spesso manifestandosi in una tensione fra la trascendenza di Dio e l'immanenza divina nella vita umana. È importante notare che, nonostante questi elementi dualistici, molte altre correnti teologiche cristiane hanno sottolineato la vicinanza di Dio all'umanità e la possibilità di un'unione più intima attraverso la fede e la redenzione. Il problema principale di questa visione dualistica è che crea una profonda separazione tra Dio e l'uomo. A volte questa separazione è così accentuata che sembra impossibile trovare punti di connessione tra i due. Questo solleva domande cruciali sulla natura stessa di Dio e la sua relazione con la creazione e l'umanità. Ora, spostiamoci verso il buddismo, una tradizione spirituale che si differenzia notevolmente dal cristianesimo. Qui non si parla di Dio, ma piuttosto di concetti, come nirvana e sunyata, che riflettono una realtà interconnessa, dove tutto è impermanente, in costante cambiamento, senza un'entità stabile e immutabile come Dio. In particolare, il nirvana è il termine sanscrito che indica il culmine dell'illuminazione e della liberazione. È uno stato di completa estinzione delle sofferenze, dei desideri e attaccamenti. Nirvana rappresenta la realizzazione della verità ultima, la cessazione del ciclo di rinascita e la pace interiore assoluta. È spesso descritto come uno stato di profonda tranquillità, saggezza e liberazione. Il termine sunyata, invece, spesso tradotto come vuotezza o vacuità, è un concetto chiave nella filosofia buddista, specialmente nel Mahayana. Sunyata sottolinea la natura effimera e interconnessa di tutti i gili elementi della realtà. Non si tratta di un vuoto assoluto, ma piuttosto della mancanza di un'essenza intrinseca e permanente in tutte le cose. Rappresenta la visione che nulla possiede un'identità indipendente e che tutte le cose sono interdipendenti e in costante cambiamento. L'obiettivo principale del buddismo è raggiungere l'illuminazione, che è una profonda comprensione dell'impermanenza e dell'interconnessione. Questo concetto è fondamentale nella tradizione buddista e solleva una questione interessante. Come possono queste idee essere tradotte in termini cristiani?
La traduzione di queste concezioni buddiste in parole e concetti cristiani può risultare una sfida. Il cristianesimo ha una visione diversa del divino e del mondo, che potrebbe sollevare alcune difficoltà nel trovare un terreno comune fra queste tradizioni. Nel buddismo, il concetto di non dualità implica che il nirvana, lo stato di liberazione e assenza di sofferenza, e il samsara, il ciclo di nascita, morte e rinascita caratterizzato dalla sofferenza, non sono visti come entità separate o opposte, ma piuttosto come interconnesse e interdipendenti. Questo significa che non c'è una separazione netta fra l'illuminazione e la sofferenza, e che il processo per raggiungere il nirvana è strettamente legato alla comprensione e alla trasformazione delle dinamiche del samsara. Da un punto di vista buddista, la non dualità riflette l'idea che il percorso verso la liberazione non implica una fuga dal mondo o una negazione della vita quotidiana, ma piuttosto una trasformazione della nostra comprensione e risposta a essa. Nirvana non è un luogo separato da samsara, ma piuttosto una prospettiva o uno stato di coscienza che può essere sperimentato all'interno della stessa realtà quotidiana. Questa visione, evidentemente, contrasta con alcune tradizioni cristiane che hanno enfatizzato la separazione fra Dio e uomo, dove il fine ultimo è spesso rappresentato da un regno divino separato dal mondo terreno. Per affrontare il problema del dualismo, alcuni sostengono che i cristiani dovrebbero recuperare la loro tradizione mistica. Questo potrebbe essere un modo per comprendere meglio la non dualità e per iniziare a superare le barriere fra queste diverse visioni del divino e del mondo. Il dialogo tra le tradizioni buddiste e cristiane è un passo cruciale in questa direzione. Esplorare nuove prospettive spirituali può portare a una comprensione più profonda della nostra relazione con il divino e il mondo. Questo dialogo può arricchire entrambe le tradizioni e portare a una maggiore consapevolezza spirituale. La non dualità non richiede necessariamente di abbandonare le proprie convinzioni. Piuttosto, ci invita a essere aperti a nuove idee e a scoprire punti di connessione fra tradizioni diverse. È un'opportunità di crescita spirituale da non trascurare. Siamo arrivati alla conclusione del nostro video. Vi invito a condividere le vostre opinioni nei commenti. Cosa pensate di questo dialogo fra cristianesimo e buddismo? Come vedete la non dualità? Quali altre tradizioni religiose suscitano la vostra curiosità? Per riassumere, abbiamo esaminato il dualismo nella teologia cristiana, l'approccio del buddismo e l'importanza della non dualità. Il dialogo fra queste tradizioni può arricchire la nostra comprensione spirituale in modi che forse non avremmo mai immaginato. Grazie ancora per essere stati con noi.